Oggi vi faccio vedere come preparare Gomoku Ramen. Gomoku significa 5 tipi, ma significa anche diverse cose. In questo caso ramen e sopra mettiamo diverse cose e quindi si chiama Gomoku Ramen. Una ricetta che sono molto affezionata, amo tanto questa ramen perché tanti ingredienti, quindi piatto molto riequilibrato, piatto unico ed è buonissimo. E piatto che amava molto mia madre e ogni tanto quando ero piccola andavamo a trattoria in famiglia e dove c'erano tantissimi tipi di ramen, lei ordinava sempre questa ramen. Gli ingredienti sono gamberoni, calamaretti, coppa suino, uova di quaglia, cipollotti, cavolo cappuccio morbido, carote, funghi shiitake e funghi kikurage, in italiano fungo orecchio di Giuda, brodo granulare di pollo, dashi giapponese, salsa di ostriche, sake, salsa di soia, mirin, olio di sesamo, fecola di patate e pepe bianco. Sto per preparare per 2 porzioni. Taglio cavolo cappuccio morbido. Mi trovo molto bene questo cavolo cappuccio morbido che ha forma di cono, non quello tondo che è molto duro. 3 foglie. E poi elimino quella parte centrale dura, lavo e taglio pezzettino. Carote, elimino parte sopra e sotto, tolgo le buccia, taglio sottile, quelli pezzi che sono un po' grandini ho tagliato a metà. Funghi shiitake ho tolto gambo con la parte un po' più dura, gambo parte morbida ho lasciato e taglio grossolanamente. Cipollotti li lavo e una parte taglio sottilissimo che uso per inizio a soffriggere. Grattuccio zenzero, mi serve un cucchiaio. Questi cipollotti vado a tagliare grossolanamente. Abbiamo 80 grammi di coppa di suino tagliata sottile, poi taglio pezzettino. Abbiamo 6 gamberoni, taglio pezzetto e anche calamari. Precedentemente li ho già puliti, li ho asciugati con lo Scottex. Sia gamberoni che calamari li ho tagliati a 3-4 cm. Nella padella wok metto un cucchiaio di olio di sesamo, un cucchiaio di zenzero grattugiato, cipollotti tagliati sottili da 10 cm circa, accendo fuoco vivace e scaldiamo la padella. Zenzero e cipollotti sono soffritti, sentite buon profumo, allora aggiungete carote e cavolo cappuccio. Aggiungo coppa di suino,
Aggiungo anche funghi kikurage che ho lasciato in ammollo nell'acqua tiepida per 10 minuti. Aggiungo gamberoni e calamari. Alla fine aggiungo funghi shiitake e cipollotti. Sfumo con 2 cucchiai di sake. Aggiungo 650 ml di acqua e lascio bollire. Metto 10 uova di quaglia già lessati e sgusciati. Metto salsa preparata con 4 cucchiai di salsa di soia, un cucchiaino di salsa ostriche, 2 cucchiaini di mirin, 4 cucchiaini di zucchero, un cucchiaio di brodo granulare di pollo, un cucchiaino di dashi giapponese. E nella descrizione del video potete vedere tutti gli ingredienti che vengono usati. Nella ciotola sto sciogliendo 3 cucchiai scarsi di fecola di patate con stessa quantità di acqua. Mescolo bene. E ho spento fuoco di padella e vado a mettere piano piano un po' alla volta mescolando. Riaccendo il fuoco medio alto, scaldo mescolando così non crea grumi e addenso la zuppa. Zuppa è pronta e spengo fuoco. Butto 180 g di spaghettini cinesi che ha sale nell'impasto, quindi non aggiungo sale nell'acqua. Invece se usate spaghetti italiani aggiungete sale come al solito, aggiungete anche un cucchiaio di bicarbonato. Fra un minuto spaghetti saranno cotti. Riaccendo fuoco di zuppa e la scaldo. Scolo gli spaghetti e vado a mettere nella ciotola. Per finire questa ricetta metto questa bellissima zuppa piena di ingredienti. È pronta finalmente Gomoku Ramen. Otsukaresama deshita. Pepe bianco, un profumo, itadakimasu. Buonissimo. Una ciotola di ramen contiene un intero universo, la vita dal mare, dalle montagne e dalla terra. Tutte queste vite insieme fanno il ramen. Tutte esistono in una perfetta armonia e tutto viene tenuto insieme dal brodo che dà vita al ramen.